Nuovo video unboxing di una nuova Bandai Sage Figures dedicata ad un anime che sto amando alla follia, che è My Hero Academia. Oggi sono qui infatti con le Sage Figures di Deku o Izuku Midoriya, che non vedo l'ora di aprire insieme a voi perché è una delle figure che sto aspettando di più dell'ultimo periodo. Quindi ragazzi, ringrazio come al solito il colosso di Nerd.com per avermi dato la possibilità di acquistarla. Bando alle ciance, cominciamo subito con l'unboxing. Ed ecco a voi l'intera gamma di accessori a disposizione di questo Izuku. Purtroppo ragazzi devo dirvi ancora una volta che manca la basetta, il supporto e tanti altri effetti che avrebbero potuto aggiungere, ma Bandai ha deciso ovviamente di fare un set a parte, a pagamento, con tanti accessori sia per Izuku che per Bakugo. Io non amo particolarmente questa politica in quel set che non so se è stato già rilasciato ad oggi che sto registrando il video, ma comunque era in preordine. Troverete tanti nuovi effetti e anche un supporto per le pose in volo, in salto di Izuku. Inoltre ci sarà un altro paio di mani aggiuntive che secondo me sono una mancanza enorme che non ci sia in questo set base, ovvero quello della Web Smash, ovvero dello schiocco di dita, che è una delle tecniche principali di Izuku e secondo me appunto è molto grave che non sia stato incluso in questo set base con la figure ma in un set a parte. Secondo me questo è un grosso punto a sfavore per come la penso io, per quanto mi riguarda su questo Izuku, ma va bene così. Manca inoltre un paio di mani che in realtà è montato di default sulla doll, che sono i pugni chiusi. Vi dico subito per quale motivo non l'ho tolto, perché avrei bisogno di più tempo, perché nel momento in cui si va a staccare il pugno, ragazzi, le mani sono fortemente ancorate al peg. Nella maggior parte dei casi verrà via anche questa parte del guanto e il peg stesso. Quindi una parte molto delicata, non forzate troppo, questo è un consiglio che mi sento di darvi, non forzatelo troppo per non rischiare di rovinare il peg, ma scaldate con il phon questa parte in modo tale da poter far dilatare la plastica ed estrarle quando andrete a fare un cambio di mani per il posing. Per me vi dico già che sarà un incubo, però è questo il motivo per cui in questa sezione accessori non ho rimosso questi pugni, ma sappiate che ci sono. Per quanto riguarda il resto degli accessori, ragazzi, uno sguardo a quelli che sono i volti intercambiabili che secondo me sono bellissimi, con un'altissima definizione per le espressioni di Izuku che vanno a richiamare benissimo quelle che sono le espressioni del personaggio nell'anime, bellissima anche questa con la fronte corrucciata, bella la verniciatura sia del colore della pelle che degli occhi e dell'interno della bocca. Ci sono 3 volti intercambiabili più questo di default che ha questa espressione neutra, anch'essa riprodotta benissimo. Viene montata di default con questo stile di capigliatura, anch'essa resa bene sia nello sculpt che nella verniciatura, con queste sfumature di un verde un po' più intenso nella parte bassa dei capelli. Può ovviamente essere divisa a metà, può essere rimossa la parte frontale come abbiamo visto in tantissime altre occasioni per Sage Figures, e questa parte ovviamente della frangetta può essere intercambiata con ciò che andremo a vedere fra pochissimo. Non dà particolarmente fastidio la divisione perché è ben nascosta fra le varie ciocche di capelli, ovviamente lateralmente si vede per un occhio un po' più attento, però a me sinceramente ragazzi questo non dà particolarmente fastidio. Gli altri 2 stili di capigliatura sono ovviamente con la frangetta non rivolta verso il basso ma come se fosse spostata dall'aria, adatte a pose un po' più dinamiche. Sono entrambi stili uguali, identici di capigliatura, questo però non ha l'effetto energetico del One for All che è realizzato con questa plastica trasparente di questo colore azzurro tendente al verde e può essere applicata a qualsiasi volto. L'effetto sarà questo, quindi una sorta di lente che renderà comunque visibili gli occhi al di sotto della stessa plastica. Molto bello l'effetto che restituisce. Abbiamo poi un pugno chiuso, quello destro, con la Black Whip, anch'essa realizzata secondo me molto bene con questa plastica
traslucida, sfumata dal colore nero fino a picchi di azzurro, anche un filo di blu un po' più intenso per rendere la colorazione ancora più realistica, diciamo, e più simile a quello che vediamo nell'anime. Molto ben fatta, ma questo sarà l'unico effetto, l'unica tecnica che c'è all'interno di questo pack. La sciarpa che vediamo, se non mi sbaglio, solo nella 7ª stagione. Io ancora non ci sono arrivato, ragazzi, ma mi sono informato. Riprodotta bene nella colorazione, ovviamente può essere applicata al resto della sciarpa che è montata sul body di Izuku di default tramite peg. Appunto c'è una sfera che permette poi di andare a ruotare in questo modo per adattarla alle pose più dinamiche che vogliamo dare al personaggio. Buona la fattura anche delle mani, come vi dicevo c'è il paio con i pugni chiusi montato di default, e poi abbiamo delle mani aperte ed altre invece un pochino più chiuse, ma sempre con i palmi aperti. Per la realizzazione secondo me è molto buona la scultura, un po' meno la verniciatura, un po' più cheap, con qualche sfumatura, con qualche sbavatura qua e là, come ad esempio su questo pollice, non so se si vede bene in camera, e anche sulle parti nere. Qui avrebbero potuto fare mettere una maggiore attenzione alla verniciatura, ma poco male, ragazzi. Ed eccoci qui come sempre alla parte più importante degli unboxing e recensioni, soprattutto di SH Figures, ovvero l'analisi della figure, delle proporzioni, verniciatura e quant'altro. Qui ci sarebbe tantissimo di cui parlare perché, come vedete, questo Deku è strapieno di elementi, tutti diversi e verniciati in modo differente, ma cercherò, ragazzi, di essere breve, lo farò soprattutto per voi. Quindi in questo caso buona la verniciatura, i colori sono molto vivaci, azzeccati ovviamente, molto simili a quelli dell'anime, forse un pelino troppo lucida la verniciatura, soprattutto della parte verde. Avrei gradito una verniciatura un pochino più opaca, ma poco male. Infatti è anche forte la sensazione di viscido, diciamo, al tatto di questa sezione. Poi per quanto riguarda tutto il resto, ragazzi, io non ho nulla da dire, anche le proporzioni sono meravigliose, anche questa parte dei piedi, degli stivali, diciamo delle scarpe di Izuku, che sono belle grandi, quindi ogni cosa è al suo posto. La figure restituisce una buona sensazione di solidità, che vediamo un pochino in tutto il body, poi lo testeremo anche in fase di posing e quando andremo a vedere le articolazioni. Buoni i dettagli in tutte le parti della figure, da questa parte della sciarpa con all'interno la maschera di Izuku fino alla parte qui dei bicipiti, i guanti, la cintura che è una parte mobile, anch'essa ben verniciata con questo rosso. Nella parte posteriore vediamo anche il cappuccio. Insomma, ogni cosa è al suo posto. Qui si vedono ovviamente nella parte posteriore le articolazioni, ma poco male perché sono sul back della figure. Buona anche la fattura di queste articolazioni del ginocchio, e una cosa che non mi piace particolarmente è la parte, diciamo, delle caviglie che divide in due sezioni la scarpa. Capisco che sia stato fatto per la mobilità del piede stesso, però diciamo che sono un po' traballanti queste parti, le avrei fatte un pochino più rigide, ok? Per non avere questa sensazione appena muovete la figure, questa sensazione, diciamo, di pericolante, ecco. Per tutto il resto, ragazzi, nulla da dire, assolutamente una bellissima figure che restituisce un'ottima sensazione di somiglianza al Deku che vediamo nell'anime, e secondo me promette anche molto bene in fase di posing, quello lo testeremo fra un istante. Vediamo in tal proposito quelle che sono le articolazioni, cominciando dalla testa, che sembrerebbe essere molto limitata dalla sciarpa e dalla maschera, ma vi assicuro che invece è libera di muoversi tranquillamente, può piegarsi in avanti anche di parecchio. Vediamo eventuali gap, ovviamente si vede, ma il tutto è ben nascosto appunto da questa parte del collo, del colletto e della sciarpa. La testa può andare anche indietro, ma in questo caso ovviamente è limitata, è libera di ruotare tranquillamente e anche di muoversi lateralmente in questo modo. Per quanto riguarda la spalla, mi piace tantissimo
la mobilità di questa spalla con una butterfly joint, il braccio può alzarsi anche oltre i 180 gradi, può girare tranquillamente di 360 gradi, quindi ottima la mobilità. Andando a bloccare un pochino la spalla si muove anche il bicipite, doppia articolazione per il gomito che permette di superare i 90 gradi e buona la mobilità anche del polso. Vediamo invece il torace e l'addome, può piegarsi in avanti quasi a toccare i 90 gradi, indietro se andiamo a spostare la sciarpa, anche qui è buonissima l'angolazione che raggiunge all'incirca i 70-80 gradi. Poi lateralmente è buona l'escursione, non voglio forzarlo troppo, ma credo che si possa tranquillamente fare, come vedete, quindi è un'ottima mobilità anche per quanto riguarda addome e torace. Vediamo le gambe. Anche in questo caso buonissima l'escursione delle gambe sia in avanti che indietro, con ovviamente il solito limite della scultura del sedere. Poi si possono ruotare tranquillamente anche i quadricipiti, guardate, addirittura di 360 gradi facendo delle pose bruttissime. E poi doppia articolazione anche al ginocchio, mobilità della caviglia che è meravigliosa, così come quella della punta del piede. Come immaginavo, ragazzi, è una figure altamente posabile, quindi adesso andiamo a divertirci un po', anche se so già che bestemmierò fortissimo per il discorso dei peg di queste mani, che sarà veramente difficile rimuovere. In conclusione, ragazzi, questo deku è assolutamente promosso. Sono veramente pochissime le pecche di questa figure contro invece un sacco di pro, per cui ne vale veramente la pena recuperarla. Per quanto riguarda gli accessori, il set, quello che viene venduto a parte, da una parte, ragazzi, anche se a me non piace per niente, posso capirlo perché sono cose aggiuntive, ma assolutamente avrei gradito che almeno le tecniche fondamentali fossero state incluse in questa figure, che è quella base. Comunque il prezzo è all'incirca sui 60 euro, se non mi sbaglio, di questo deku, e quindi anche qui diciamo che ci può stare visto il prezzo, anche se sono tutte strategie di marketing che ci sono sempre state, ma che io non gradisco particolarmente. Per il resto, grave mancanza la basetta, e mi raccomando, ragazzi, sarà tipo la terza volta che lo ripeto, fate attenzione quando cambiate le mani, utilizzate il phon, scaldate la parte, ma non rischiate di rompere niente, perché è davvero un peccato che questa figure è un gioiellino. Non vedo l'ora a questo punto che arrivi anche Bakugo e tutti gli altri della wave dedicata a My Hero Academia, che meritava una wave, e quindi sono felicissimo di aver iniziato a collezionarli. Ringrazio come sempre il colosso di nerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci sentiamo qui sotto nei commenti. Ciao raga, a presto!